Buon pomeriggio a tutti, sono Fabio Petti, vice responsabile della direzione investimenti, sono qui con Marco Valli, nostro capo economista, e con Alessandro Caviglia, nostro Chief Investment Officer per l'Italia. Volevamo fare un attimo il punto a beneficio di tutti di quanto è accaduto durante questi ultimi giorni dopo l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump dei nuovi dazi che saranno imposti a partire dalla prossima settimana fondamentalmente su tutte le altre economie. La prima domanda che probabilmente tutti si sono posti è perché Trump sta facendo questa cosa. Fondamentalmente gli obiettivi che la nuova amministrazione sta cercando di perseguire sono duplici. La prima è invertire in qualche modo il pendolo della globalizzazione, quel movimento che dura da diversi decenni e che ha portato molte aziende a lavorare con catene distributive globali. Lui sta cercando di riportarle verso gli Stati Uniti nel caso specifico, e quindi fare in modo che alcune aziende, penso all'automotive soprattutto, spostino parte della loro operatività, se non interamente la catena produttiva, all'interno degli Stati Uniti. Questa è una promessa molto importante che lui ha fatto in campagna elettorale, che ha avuto molto seguito sui suoi elettori. Il secondo obiettivo che cerca di raggiungere è quello di ribilanciare parte del deficit commerciale, se non interamente il deficit commerciale, che gli Stati Uniti hanno strutturalmente verso alcune aree geografiche. L'Europa è sicuramente una di queste. E per farlo, a loro giudizio, appunto, implementano questi dazi diversificati a seconda proprio del deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno, cercando quindi di scoraggiare l'export verso gli Stati Uniti e di aumentare la rilocalizzazione verso queste geografie. La reazione da parte del mercato è stata molto negativa fino ad oggi, ecco perché appunto inizierei subito chiedendo a Marco se questo nuovo scenario, questi dazi introdotti, a tuo avviso spostano materialmente le aspettative sull'economia americana. Ti aspetti uno scenario di recessione? E che tipo di attività ti aspetti che la Fed ponga in essere nelle prossime sedute? Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, l'economia statunitense in questo momento sta fronteggiando due shock importanti. Uno è uno shock per quanto riguarda i prezzi. I dazi hanno portato sostanzialmente il livello medio dei dazi americani intorno al 25%, che è un livello che si vedeva circa un secolo fa, quindi si tratta di una mossa decisamente rilevante che ha retto delle barriere commerciali molto forti tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Un aumento dei prezzi ovviamente ha implicazioni per quanto riguarda la dinamica dell'inflazione, perché quando aumentano i prezzi delle importazioni ci sono poi maggiori spinte inflazionistiche. Dall'altra parte questa politica così erratica e così imprevedibile della nuova amministrazione sta generando un forte aumento dell'incertezza sia tra famiglie che le imprese americane. E quindi questo zavorra la performance economica, perché l'incertezza è la principale nemica degli investimenti e dei consumi. Come agirà la Federal Reserve da questo punto di vista? Si trova ad avere, diciamo così, una situazione di difficile interpretazione, perché se da una parte hai maggiore inflazione, dall'altra parte hai chiaramente pressione ribassista sulla crescita economica. Ed è anche vero che buona parte, ad esempio, del deterioramento della fiducia dei consumatori è guidato proprio da maggiori aspettative di inflazione. Quindi come si svilupperà la politica monetaria? Io ritengo che ci sia margine per tagliare i tassi, ma in maniera limitata, proprio perché l'inflazione sarà troppo alta rispetto all'obiettivo della Federal Reserve, e quindi noi prevediamo un paio di tagli dei tassi, a cominciare però non prima dalla seconda metà dell'anno, meno tagli quindi di quanto attualmente è prezzato dal mercato. Importante, noi non prevediamo una recessione negli Stati Uniti perché riteniamo che questo shock possa essere compensato dal fatto che i bilanci privati, famiglie e imprese sono comunque bilanci molto solidi. Il mercato del lavoro, come visto anche nel dato di oggi, rimane un mercato del lavoro in discreta salute. Molto chiaro, Marco. Guardiamo la nostra geografia, guardiamo verso l'Europa. Ancora non sappiamo quale sarà la contromossa che la von der Leyen annuncerà la prossima settimana.
assumiamo che non pongano in essere dei controdazi in maniera molto significativa. Quali sono quindi le tue aspettative sia in termini di crescita economica che di inflazione per l'Eurozona? In Eurozona diciamo che lo shock dei dazi è importante perché l'Eurozona è un'economia abbastanza aperta e quindi da questo punto di vista io tendo a pensare che la bilancia dei rischi si sposti più a ribasso sulla crescita che non a rialzo sull'inflazione, perché ovviamente ci saranno molte più difficoltà a esportare negli Stati Uniti e poi avremo tutta quella, diciamo, incertezza che può paralizzare le imprese, quindi piani di investimento con eventuali implicazioni negative sul mercato del lavoro. Fortunatamente è stato da poco annunciato dalla Germania un piano di stimolo fiscale importante e questo darà in qualche modo supporto, quindi permetterà di assorbire il colpo, unitamente a quello che sarà lo sforzo di riarmo dell'Unione Europea. Però parliamo sostanzialmente di numeri di crescita che in Europa rimarranno deboli, positivi probabilmente, proprio perché lo stimolo fiscale per l'anno prossimo dovrebbe in qualche modo permettere di attutire il colpo in arrivo sul commercio globale, numeri positivi ma deboli, in un intorno per quest'anno leggermente sotto l'1%, l'anno prossimo in un intorno dell'1%. Sull'inflazione io non vedo questa guerra commerciale avere un impatto particolarmente rilevante. Se andiamo a vedere i meccanismi di trasmissione importanti per l'Europa sono uno, l'entità di misure ritorsive, io qui ritengo che l'Europa non voglia procedere a un'escalation, e due, lo sviluppo del tasso di cambio. Abbiamo visto che non solo l'euro non si è deprezzato, ma anzi si è apprezzato rispetto al dollaro il giorno dell'annuncio dei dazi. Quindi io continuo a ritenere che il processo di disinflazione in Europa rimarrà ben impostato e la BCE dovrà dare maggior peso ai rischi a ribasso sulla crescita economica. Questo vuol dire che i tassi continueranno a scendere. Io ritengo si possa scendere anche sotto il 2%, probabilmente all'1,75% già nel corso dei prossimi mesi. Chiarissimo. Alessandro, aiutaci a leggere la reazione del mercato. È stata molto molto forte e violenta sull'azionario. Abbiamo beneficiato della diversificazione per quanto riguarda l'obbligazionario. Quale lettura dai della reazione del mercato e quali sono i consigli in termini di asset allocation che ti senti di dare in questo momento? Sì, ovviamente di fronte a una notizia negativa e tutto sommato in attesa dal punto di vista della modalità e delle quantità, la reazione di mercato è stata violenta, ma nel complesso, se guardiamo i movimenti tra vari mercati, coerente. Perché diciamo questo? Perché ovviamente gli Stati Uniti sono stati severamente impattati in termini negativi, con la componente tecnologica dell'indice Nasdaq che ha sofferto anche più degli indici tradizionali e generici, però purtroppo ha seguito questa volta la fortissima correzione anche il mercato azionario europeo, che addirittura in alcuni casi ha toccato delle punte di negatività anche maggiore rispetto agli Stati Uniti. D'altra parte la componente obbligazionaria stavolta ci sta dando una mano. Tutti noi ricordiamo come nel 22 un po' le attese degli investitori siano state tradite da perdite sia sulle obbligazioni che sul mondo azionario. In queste giornate noi stiamo vedendo che i portafogli composti, quindi ben bilanciati tra le due componenti, stanno aiutando quantomeno a limitare i danni, perché la componente governativa ovviamente si è mossa al rialzo, prezzando maggiori rischi di rallentamento o un aumento delle probabilità di recessione. Nel complesso la componente corporate investment grade sta tenendo. La yield, lo sappiamo, siamo scarichi proprio per questo, nelle giornate di negatività si comporta come l'equity, quindi il fatto di avere portafogli con buon rating mediamente sta dando sicuramente i frutti sperati. Molto chiaro. Marco, guardando avanti, prossima settimana la von der Leyen dovrebbe annunciare quali sono le misure che pone in essere. Quali sono le tue aspettative sia in termini appunto di dazi che potrebbe fare l'Europa verso gli Stati Uniti, sia in termini di leve più ampie, penso al mercato interno piuttosto che alla diversificazione dei nostri partner commerciali, lei potrebbe porre in piedi? Allora, io ritengo che l'Europa non procederà a un'escalation, quindi ci saranno dei dazi sui beni mirati, si eviterà di andare allo scontro con misure particolari che vadano a colpire le big tech americane.
quindi tutto il settore dei servizi, perché lì probabilmente ci potrebbe essere una reazione ostile ulteriormente ostile da parte della Casa Bianca. Cosa deve fare l'Europa? L'Europa sostanzialmente deve potenziare le leve di crescita endogene. Questo vuol dire sicuramente intensificare e accelerare il piano di investimenti in infrastrutture verdi e digitali, che poi dovrebbero anche portare l'Europa su un sentiero di aumento della produttività, quindi aumentare anche il potenziale di crescita dei nostri paesi. Dovrebbe poi cercare di procedere a un'opera di sburocratizzazione, quindi smantellare parte di quell'eccesso di burocrazia che era stata creata soprattutto per quanto riguarda tutti i requisiti ESG, che non vuol dire tornare indietro sull'agenda verde, ma semplicemente renderla meno burocratizzata. Per quanto riguarda poi il mercato interno, è l'asset fondamentale di cui disponiamo noi europei, e qui bisogna cercare in qualche modo di abbattere il più possibile le barriere che in questo momento ostacolano il commercio sia per quanto riguarda i beni che i servizi all'interno del nostro mercato unico. Questo è un asset fondamentale che va usato nel modo migliore. E poi dal punto di vista degli imprenditori bisogna inevitabilmente cercare mercati di sbocco diversi dagli Stati Uniti. Non si può rimpiazzare gli Stati Uniti, ma bisogna cercare di andare a trovare, diciamo così, nuovi sbocchi per il nostro export. Chiarissimo, speriamo che l'Europa abbia la coesione e la forza di andare in questa direzione in maniera molto, molto efficace. Alessandro, un'ultima domanda, sempre guardando avanti. Quali sono i settori sulle quali secondo te conviene continuare a essere investiti, anzi insistere, e quali sono le tematiche di lungo periodo, andando al di là della volatilità che stiamo vivendo in questi giorni, che tu ti senti di confermare? Sì, intanto proprio cercando di guardare al di là della nebbia e della volatilità di breve, è importante ricordare che noi proprio in questi giorni, proprio approfittando di questi storni, stiamo continuando lì dove avevamo delle strategie di costruzione graduale del portafoglio azionario, lì dove avevamo avviato processi di accumulo, stiamo continuando su questa strada. Noi in questi giorni su questi portafogli, diciamo, a costruzione graduale, stiamo acquistando. Lì dove siamo investiti teniamo le posizioni, non riduciamo il peso azionario e lavoriamo, come dicevi tu, su quei temi, settori, idee di investimento che dal nostro punto di vista possono recuperare e tenere meglio. In Europa in generale abbiamo una stance un po' più cauta, però è vero che comunque i finanziari sui quali avevamo preso parzialmente profitto rappresentano sicuramente un buon modo per generare performance, così come appoggiarsi ai piani di stimolo fiscale che arriveranno in Germania e di cui beneficerà ovviamente in misura minore anche in misura minore il resto dell'Europa, e quindi facciamo riferimento ad esempio al settore degli industriali e anche settori difensivi come l'healthcare. Negli Stati Uniti chiaramente quando investiamo non possiamo prescindere dalla tecnologia, l'unica cautela è un'esposizione bassa, controllata, contenuta essenzialmente ai magnifici 7, cercare di costruire un portafoglio nel portafoglio, così come è importante mantenere posizioni per essere coerenti con la nuova direzione di politica industriale dell'amministrazione Trump. E quindi il tema ad esempio del reshoring, del riportare la manifattura, del riportare produzione negli Stati Uniti significa, come stiamo facendo nei nostri portafogli, avere posizioni ad esempio su industrial o su utilities, collegati anche al tema delle infrastrutture, che danno tutto sommato anche una maggiore difensività al portafoglio nella fase attuale. Benissimo, grazie Alessandro, molto chiaro, grazie Marco, la situazione è molto fluida, quindi sicuramente nelle prossime settimane faremo ulteriori aggiornamenti. Grazie ancora a tutti, buon pomeriggio.